Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio continuare l'argomento serie affrontato tempo fa in 3 lezioni e voglio introdurvi la serie riempi. La serie riempi è appunto una serie che consente di riempire un'area definita con uno sketch con delle repliche da lavorazione selezionata e una distribuzione specifica che possiamo scegliere. Entriamo quindi subito nel vivo di questa lezione, ma prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. La serie riempi, come tutte le altre serie, può essere utilizzata all'interno dell'ambiente di modellazione solida, all'interno dell'ambiente di modellazione di lamiera, ma anche all'interno dell'assemblaggio. In questo caso ve la mostrerò all'interno della modellazione di lamiera, perché effettivamente proprio in questo ambiente spesso e volentieri si ha la necessità di andare a creare delle griglie di areazione. Quindi andiamo nella scheda modello, selezioniamo la feature che in questo caso abbiamo già a disposizione, si tratta di un taglio estruso, e ovviamente selezioniamo il comando serie. A questo punto, tra le tipologie di serie, andiamo a scegliere la serie riempi e andiamo a definire l'area che vogliamo riempire. Per definirla abbiamo bisogno di disegnare uno sketch. Lo possiamo fare in due modi, o facendo tasto destro e scegliendo questa funzione che ci consente di definire lo sketch interno, oppure andando qui sotto riferimenti e possiamo andare a definire uno sketch. In realtà possiamo anche andare a scegliere uno sketch che abbiamo già definito precedentemente, però in questo caso non l'ho fatto, quindi lo vado a disegnare. Quindi clicco su Define, scelgo il piano di sketch, clicco su Sketch e a questo punto disegno la figura che vorrò riempire con più repliche di quella lavorazione specifica. Quindi disegno un bel rettangolo centrale. In questo caso, per complicare un pochino le cose, elimino un lato del rettangolo e lo sostituisco con una curva spline con più o meno questa forma. Quindi confermo lo sketch. Di default normalmente nella serie riempi ci viene proposta una spaziatura della griglia molto bassa di 6,67 mm. Probabilmente questa sarà una quota che deriva da una dimensione in pollici convertita in millimetri, ma ovviamente vado ad aumentare questo valore perché altrimenti abbiamo una quantità di repliche molto elevata e lo porto a 40 o giù di lì. E quindi in questo modo riusciamo a vedere che ci sarà una distribuzione a griglia quadrata all'interno di quella figura che ho disegnato prima, e di questa distribuzione a griglia quadrata posso gestire differenti parametri che sono appunto la spaziatura che posso gestire da qui, l'angolo di inclinazione e la distanza dal bordo che può essere positiva, quindi all'interno, ma anche negativa, quindi all'esterno. Vi faccio vedere questi parametri, oltre a modificarli da qui, li posso anche andare a gestire direttamente dall'area grafica e quindi posso gestire la spaziatura in questo modo, variandola sia in positivo che in negativo. Posso gestire la distanza dal bordo sia in positivo, quindi riducendo l'area che verrà riempita, oppure in negativo, quindi aumentando l'area che verrà riempita di un offset negativo in questo caso, quindi verso l'esterno. E posso anche andare a gestire l'inclinazione della griglia in questo modo, in maniera quindi molto dinamica e forse anche più intuitiva se vogliamo. Riporto questo valore a 0, confermo per mostrarvi il risultato di questa distribuzione a griglia. A questo punto vado a modificare nuovamente la feature di serializzazione, aumento la spaziatura e la porto ad esempio a 46 e qualcosa. Posso anche decidere di cliccare sul pallino della feature originale per vedere che in questo modo appunto lo andiamo a spengere. Quindi in questo caso nella serie riempi la feature originale può essere spenta, nelle altre serie invece questo non succede. Confermo e in effetti vedremo che la feature originale viene saltata e quindi non viene mostrata. Ritorno all'interno della feature modificandola nuovamente, riaccendo il pallino centrale e vi mostro che ci sono altre distribuzioni, altre griglie che possiamo utilizzare e sono tutte disponibili all'interno di questo menu. Abbiamo una distribuzione a rombo, anche qui con il parametro di spaziatura, di rotazione e di distanza dal bordo che possiamo gestire. La distribuzione esagonale, stessa cosa, stessi parametri che possiamo gestire. La distribuzione circolare. Come la distribuzione circolare, anche tutte le altre distribuzioni partono sempre dalla feature originale, quindi in questo caso, nel caso della distribuzione circolare, il centro è proprio la feature originale che possiamo anche spengere o accendere se preferiamo.
In questo caso possiamo andare a gestire quella che è la rotazione della distribuzione, la sua spaziatura, la distanza dal bordo e eventualmente, ma non possiamo farlo in maniera dinamica, posso anche andare a gestire quest'altra distribuzione. Quindi, diciamo, la distanza tra le varie circonferenze concentriche su cui vengono posizionate le varie repliche. Questo valore lo riporto a 0 e quindi aumento in maniera un po' più sensibile questo altro valore di spaziatura e noteremo che ovviamente in questo caso vanno a diminuire, diminuisco invece quest'altro valore e abbiamo questo tipo di situazione. Ok, abbiamo anche una distribuzione a spirale, anche se forse in questo modo è poco evidente, ma abbiamo anche una distribuzione lungo la curva. Allora, per quanto riguarda questo tipo di distribuzione, è secondo me poco gestibile. Vedremo poi successivamente che esiste invece una serie curva che forse è molto più comoda di questa e quindi normalmente io questa griglia lungo la curva la utilizzo molto poco perché non si capisce esattamente con che logica i vari elementi vengono distribuiti lungo la curva. Nel senso che se andiamo a definire una griglia di 60 e andiamo poi a misurare le distanze tra i vari elementi, non sempre corrisponde a 60. Comunque, detto ciò, confermo giusto per mostrarvi l'effetto finale. Ritorno sulla definizione della feature serie, magari vi mostro anche l'effetto finale con una distribuzione circolare, riducendo molto il raggio di distribuzione. Confermo nuovamente e abbiamo questo tipo di distribuzione. Detto ciò, direi che vi ho mostrato in maniera abbastanza completa, anche se non totalmente completa, la serie riempi, poi per ulteriori approfondimenti mi riservo di farvi altre lezioni a riguardo. Detto ciò, concludo il video e vi mando un abbraccio a tutti. Ciao!